Nel mondo delle quattro ruote ci sono vetture mitiche che hanno fatto la storia dell'automobile e che sono diventate icone per i marchi che le hanno prodotte. Molto più raramente questi modelli hanno imposto il loro nome in maniera così forte da diventare essi stessi un brand, costruendo identità e indipendenza. È proprio il caso di DS. Oggi vi racconteremo una storia speciale. DS, marchio premium del gruppo PSA, prende il nome da una vettura mitica, diventata simbolo di epoche diverse e capace di attrarre ancora oggi l'attenzione di appassionati da tutto il mondo. Era il 6 ottobre del 1955 quando la prima Citroën DS veniva presentata al pubblico al Salone di Parigi. Figlia di un progetto avente origine già nel 1938, questa vettura era stata pensata per stupire e creare una sensazione di esclusività già dal nome. Leggendola tutta d'un fiato in francese, questa denominazione significa infatti Dea, mentre la sigla DS sta per Désiré Spécial, ovvero desiderio speciale. Creata da menti geniali come quelle degli italiani Flaminio Bertonio e Walter Becchia e dei transalpini André Lefebvre e Pierre Franchiset, la Citroën DS era decisamente un modello rivoluzionario per l'epoca, sia a livello di stile che di tecnologia. La linea era infatti allungata ed aerodinamica, con una coda corta e ruote posteriori carenate, mentre le sospensioni, frutto di una progettazione durata 10 anni, erano di tipo idropneumatico, in grado di livellare automaticamente la vettura, di farle superare agilmente le sconnessioni del fondo stradale e addirittura di sostituire una ruota senza l'aiuto di un crick. Nel corso dei suoi 20 anni di carriera, la gamma DS si è andata ampliando, proponendo varianti lussuose come la Pallas, affascinanti versioni cabriolet e pratici modelli break, ovvero le antenate delle moderne station wagon. Entrate fin da subito nell'immaginario collettivo e protagoniste di decine di film e spot pubblicitari, le Citroën DS hanno avuto ottimi risultati anche nelle competizioni, con successi ai Rally di Montecarlo, Marocco e Acropoli. Grazie a tutto ciò, il fascino e il successo di questo modello è rimasto inalterato. Dal 1975, data in cui cessa la produzione da parte del marchio d'Oltralpe, nascono fan club sparsi in tutto il mondo e periodici raduni di vetture d'epoca attirano tuttora folle di appassionati. DS nasce nel 2010. Nel 2010 nasce come una linea di lusso, diciamo, del marchio Citroën. Quando è arrivato un nuovo presidente è stata presa la decisione di staccare la linea DS da Citroën e creare un marchio autonomo, sostanzialmente per due ragioni. La prima perché il savoir-faire per fare le macchine alto di gamma ce l'abbiamo, e la seconda perché il mercato premium vuol dire andare in un settore dove noi non eravamo presenti all'interno del gruppo, avere dei nuovi clienti, trovare dei nuovi clienti e soprattutto andare in un mercato che è sempre in crescita e che è altamente redditizio. Quindi scelta del presidente, marchio DS diventerà autonomo. Annuncio nel 2014, a Ginevra nel 2015 l'ufficializzazione del marchio col nuovo claim Spirit of Avant-Garde. Negli ultimi anni il nome DS torna prepotentemente in auge. Al Salone di Francoforte 2009 arriva infatti la nuova Citroën DS3. City car raffinata e tecnologica, pronta a sfidare Fiat 500 e Mini nel segmento delle piccole premium, DS3 ottiene buoni risultati di vendita. Sulla sua scia arrivano nel 2011 Citroën DS4 e DS5, più grandi ma anche queste caratterizzate da uno stile ricercato e materiali lussuosi. Il resto è storia recente. Al Salone di Ginevra 2015, in occasione dei 60 anni dal lancio della prima DS, il marchio francese presenta la nuova DS5. Il 2015 è una data storica che segna il distacco definitivo da Citroën e la nascita ufficiale del brand DS con tanto di nuovo logo. Nei mesi successivi la gamma viene completata con il lancio dei restyling di DS4 e DS3, rinnovate sia nello stile che nelle dotazioni tecnologiche. A 60 anni dal lancio della macchina da cui traiamo l'ispirazione, perché non rifacciamo la stessa vettura, ma vogliamo che nelle nostre vetture ci sia lo spirito che animava questa vettura, che se pensate 60 anni fa, quando è stata lanciata,
sembrava un po' un'astronave rispetto a quello che esisteva nel panorama automobilistico. Il marchio DS quindi viene presentato a Ginevra e da allora comincia a camminare da solo, con i 3 modelli che perdono tutte le connotazioni Citroën. La prima, la nuova DS5, poi la nuova DS4 che si è sdoppiata, è diventata DS4 berlina e una variante crossback, quindi il marchio DS adesso ha una gamma che è completamente rinnovata e completamente DS. Forte di quasi 400.000 unità vendute in tutto il mondo, è proprio sulla nuova DS3 che il neonato brand transalpino punta per acquisire ancora più spazio sul mercato e crescere maggiormente. La bestseller del mondo DS si rinnova con quelli che sono i canoni stilistici del mondo DS con una proposta completa: DS3 berlina, DS3 cabrio e DS3 performance. Rinnovata nel frontale con una calandra di grande personalità che accoglie il logo DS ed ali cromate che si estendono fin sotto i gruppi ottici, la City Car transalpina non rinnega il passato e conferma le pinne di squalo che caratterizzano la parte laterale, mentre il posteriore, semplice e lineare, ben si abbina al resto della vettura. Estremamente personalizzabile, la nuova DS3 propone ben 78 combinazioni di colore tra tetto e carrozzeria, che diventano addirittura 3 milioni considerando gli interni e gli altri elementi della vettura. Nuova DS3 si appoggia su un'eredità eccezionale, una storia di successo. Dal lancio nel 2010 di DS3 ha riscosso un grande successo nel mondo perché sono state vendute oltre 390.000 unità, di cui oltre 23.000 in Italia. Per quanto riguarda la variante cabrio, la capote, azionabile anche a vettura in movimento, può essere impreziosita dalla trama con logo DS. L'abitacolo è abbastanza comodo, con la possibilità di avere anche la particolare tappezzeria in pelle nappa realizzata in modo da somigliare al cinturino di un orologio. Buone notizie anche per quanto riguarda il bagagliaio. Se nella variante berlina dichiara 285 litri, in quella cabrio dichiara una capacità di 245. Chi vuole emozioni sportive può contare invece sulla variante performance, dotata di assetto ribassato, carreggiate allargate e differenziale a slittamento limitato di tipo Torsen. Per lei ruggisce un poderoso 1600 THP Turbo da 208 cavalli, capace di spingere la compatta premium francese fino alla velocità di 235 km/h e di farla accelerare da 0 a 100 in 6 secondi e mezzo. Oltre a nuova DS3, il brand transalpino ha una gamma con proposte anche per i segmenti superiori, come rinnovata DS4. La versione berlina conserva le qualità del passato, migliorando però in molti aspetti e cercando di alzare l'asticella in termini di qualità e tecnologia. La crossback si presenta invece con un look quasi da SUV, assetto rialzato e protezione in plastica lungo tutta la vettura, ma senza la trazione integrale, a dimostrazione di una crossover chic più orientata alle avventure in ambiente urbano che a quelle off-road. In cima alla gamma del marchio francese troviamo infine la nuova DS5, prima vettura del brand ad essere lanciata. Caratterizzata da una linea elegante e moderna, nella DS5 troviamo una cura del dettaglio quasi maniacale, coadiuvata da motorizzazioni brillanti e innovative. Vicino alle tradizionali unità a benzina e diesel troviamo infatti la variante hybrid 4x4 con alimentazione ibrida elettrica e a gasolio, trazione integrale e consumi medi dichiarati pari a 3,5 litri ogni 100 km. Nato da poco, il marchio DS sta dimostrando di poter competere ad armi pari anche con brand ben più antichi, e questo è merito di una strategia di comunicazione ed organizzativa studiata a tavolino, che va ad integrare l'eredità Citroën con scelte innovative ed anticonvenzionali. Un esempio lo troviamo nella volontà di avere testimonial fuori dagli schemi, come lo scrittore Joel Dicker, autore di bestseller che ci fa conoscere le nuove DS4 e DS4 Crossback, e l'anticonformista 94enne Iris Apfel per il lancio di DS3. Per chi non la conoscesse, è quell'interior designer che ha arredato la Casa Bianca sotto 9 presidenti degli Stati Uniti.
Assolutamente, uno dei valori del marchio è l'audacia. Siamo un marchio giovane, cresciamo, stiamo crescendo, costruendo il nostro territorio sul quale muoverci, quindi bisogna essere un po' audaci, bisogna osare, perché vogliamo andare a recuperare un territorio nel mercato premium che oggi non è presidiato, che è quello del lusso francese. Oggi esistono i tedeschi, esistono gli inglesi, esistono gli svedesi, ma tutti quelli che ritrovano nei valori francesi dello stile, del design, dell'accuratezza dei materiali, della qualità costruttiva, ritroveranno tutte queste caratteristiche nelle nostre automobili. Anche la rete vendita è però parte importante per il successo e lo sviluppo di un brand. Vicino alla selezione e alla formazione dei venditori, scelti tra i migliori del gruppo PSA, si è deciso di creare dei veri e propri ambienti dedicati al mondo DS, come i Salon DS, spazi espositivi riservati all'interno di showroom Citroën, fortemente caratterizzati in termini di architettura e dalla forte presenza scenica. O poi ovviamente i DS Store, punti vendita dedicati al marchio. Abbiamo aperto un DS Store a Milano nel mese di giugno, abbiamo aperto a febbraio un secondo DS Store a Roma in via Tiburtina e ne apriremo uno prossimo a Padova, e così comincerà il processo di sviluppo rete. Lo scopo di avere dei punti vendita così e dei personali, dei venditori che siano formati, è che veramente teniamo che l'esperienza del cliente a tutto livello, per tutti i punti di contatto con noi, sia unica. Il DS Store è dunque un ambiente studiato per coccolare i futuri clienti sin dall'ingresso in concessionaria, con parcheggio e reception per i post vendita riservati, arredamento ricercato e nello stile del marchio, sala d'attesa dotata di ogni comfort e persino una boutique DS. Abbiamo due formati, quindi i DS Store, che sono per le più grandi città, per i più grandi mercati, e poi un formato salone che è leggermente più piccolo, che è uno spazio dedicato all'interno della concessionaria Citroën. Per quanto riguarda il futuro, il brand DS ha già ben in mente i prossimi passi, con il lancio di una gamma di modelli interamente nuova. A partire dal 2018, il marchio d'Oltralpe ha in programma 6 modelli inediti, tutti dotati di soluzioni tecniche all'avanguardia, come il rivoluzionario sistema di sospensioni, e di uno stile raffinato ed elegante. A Ginevra abbiamo presentato una vettura meravigliosa completamente elettrica, la e-Tense, che ci tengo a dire non è un prototipo, ma è una vettura esemplare unico, proprio una vettura che funziona e che dà un po' le linee guida di quelli che saranno gli sviluppi futuri del brand. Ed eccolo lo sguardo sul futuro, e-Tense, coupé Gran Turismo elettrica che ha richiesto 800 ore di lavoro solo per la progettazione e la realizzazione dell'abitacolo, dove vicino ai materiali pregiati spiccano 2 schermi touch da 12 e 10 pollici, una plancia con struttura in acciaio laminato a freddo e il volante a forma di tulipano. Andremo verso tecnologie verdi, andremo verso l'ibrido e andremo con un piano prodotti che sarà nel 2020 completamente rinnovato. Avremo 5 nuovi prodotti che andranno a inserirsi in tutti i segmenti principali del mercato premium, quindi andranno a coprire le berline, andranno a coprire i SUV. Con presupposti del genere il brand DS potrebbe dare filo da torcere ai soliti brand tedeschi e inglesi. Noi ci rivolgiamo alle persone che vogliono degli oggetti che esprimano forte personalità e persone che vogliono esprimere se stessi attraverso l'oggetto. Tutto questo è la volontà di rivolgersi a un cliente che cerca in un certo senso più che la tecnica delle vetture, invece la qualità, il lusso delle vetture, la possibilità di crearsi degli oggetti unici. DS, come dicevamo all'inizio del nostro viaggio, una storia speciale, riassumibile con 3 aggettivi. Un brand audace, un brand che ricerca l'eccellenza e un brand distintivo.